Bene amici, oggi scopriamo insieme l'Idea Marine 100, una barca con una lunghezza fuori tutto di 10,20 m e una larghezza di 3 metri. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video e commentare con la vostra opinione. Scopriamola insieme! A poppa si trovano due plancette aggiunte allo scafo separate dai motori. Motori che vedono una coppia da 250 cavalli come minima potenza installabile, mentre la massima arriva fino a una coppia da 400 cavalli ognuno. Notiamo come all'interno della plancetta di sinistra ci sia la scaletta risalita a scomparsa e soprattutto è dotata già di maniglie tinti bene, così da agevolare l'uscita dall'acqua e al tempo stesso lasciare il piano di calpestio libero da ostacoli, quindi è semplicissimo accedere a bordo. Non manca la galloccia per l'ormeggio posizionata qui direttamente sul piano di calpestio, ma è posizionata in modo tale da non creare intralcio, quindi noi possiamo liberamente passeggiare nella zona di poppa ed entrare direttamente a bordo. Inoltre il pozzetto motori è parzialmente ricoperto da questa pedana ovviamente anch'essa removibile, in questo modo riusciamo a passeggiare da un lato all'altro e quindi poter vivere entrambe le zone di poppa in maniera totalmente indipendente l'una dall'altra, tenendo presente che è possibile installare una scaletta anche nella plancetta controlaterale. Qui in basso c'è la doccia per il risciacquo nella zona di poppa, mentre dall'altro lato c'è la presa per la ricarica delle batterie e poter utilizzare al tempo stesso tutte le utenze esattamente come se fossimo a casa, perché attiva anche la corrente a 220. Entriamo quindi a bordo, accesso simmetrico con un corridoio, quindi anche qui semplicissimo perché non ci sono ostacoli, non ci sono dislivelli sul piano di coperta, c'è questo cancelletto che serve appunto a isolare l'ambiente e quindi dare maggior protezione, quindi possiamo liberamente accedere all'interno e guardate qui il layout di poppa permette di creare una zona conviviale davvero ai massimi livelli, poiché abbiamo un doppio divanetto front to front, uno di fronte all'altro, con un tavolo centrale che possiamo gestire secondo le esigenze, poiché può essere non solo ripiegato per consentire quindi un maggior movimento della zona di poppa, ma abbiamo anche tantissime configurazioni. Il layout può essere customizzato su richiesta, possiamo ad esempio avere un vero e proprio divano a U sacrificando soltanto il corridoio d'ingresso laterale, oppure aggiungere un ulteriore L perché, come vi dicevo, ogni utente può scegliere la configurazione che più preferisce. Oltre alla possibilità di sollevare il divano di poppa tramite una comoda maniglia per poter accedere a tutta l'impiantistica di bordo con batteria, pompa di sentina e tutto l'occorrente per la manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico. In questo layout lo schienale del divano anteriore può essere spostato verso poppa per avere due sedute fronte marcia e come vi dicevo ogni utente può scegliere la configurazione che più preferisce, dal momento che possiamo anche abbassare le basi del tavolo e aggiungere un ulteriore cuscino per creare un unico grande prendisole davvero incredibile, soprattutto ben protetto all'interno delle spalliere. E a proposito di protezione vi mostro qui l'altezza delle murate, guardate arriva fino al mio fianco, quindi siamo sempre ben riparati e grazie anche al rivestimento in EVA opzionale possiamo tranquillamente camminare in qualsiasi punto della barca senza avere nessun problema per quanto riguarda il grip, ma soprattutto guardate la presenza del rivestimento anche delle murate, poiché opzionalmente possiamo richiedere l'apertura delle murate e quindi avere due incredibili terrazze, ma possiamo anche scegliere di averne una sola a seconda appunto delle esigenze, oppure non averla affatto e quindi restare ben protetti qui all'interno del pozzetto. Notiamo anche la presenza delle cerniere qui che consentono quindi di aprire il portellone inferiore e quindi accedere alla manutenzione dei serbatoi che sono installati al di sotto della coperta e quindi qualsiasi impianto è facilmente accessibile dal momento che qui al di sotto sono installati batterie, impianti, pompa di sentina, oltre ovviamente ad altro spazio per lo stivaggio per quanto riguarda gli oggetti che utilizziamo meno. E a proposito di stivaggio c'è anche un ulteriore gavone al di sotto del divano anteriore, oltre ai portelli installati qui in questo blocco centrale in vetroresina, blocco che funge non solo per la seduta ma anche per avere una cucina esterna, quindi solleviamo il portello e vediamo che si ha accesso al lavandino sul lato di sinistra, un tagliere centrale e un piano cottura a induzione, ma su richiesta possiamo installare qualsiasi tipologia dal momento che il cantiere lascia tanto spazio alla personalizzazione, oppure possiamo affidarci alla customizzazione tramite la rete concessionari. In basso non manca un frigorifero, mentre ai lati appunto ci sono altri due ripiani per lo storage, oltre alla possibilità di ispezionare il motore del frigorifero stesso per qualsiasi manutenzione. Ci spostiamo quindi ulteriormente verso prua, qui vi mostro il primo speaker con l'interruttore per poter controllare le murate, guardate qui è semplicissimo, basta premere
un tasto e le murate possono aprire e chiudersi senza nessun tipo di problema, in totale autonomia. Qui accanto troviamo il tappo d'imbarco del serbatoio del carburante, mentre sulla murata laterale c'è quello dedicato all'acqua dolce. Ci spostiamo quindi in postazione di comando, vi mostro anche qui lateralmente, direttamente sulla falchetta, la presenza dei montanti del T-Top anch'esso generosissimo e soprattutto dotato di illuminazione con strip LED per dare appunto luminosità in qualsiasi condizione, oltre ovviamente a dare maggior protezione al comandante. E guardate, la postazione di guida vede due sedili indipendenti con booster dedicato, così ogni utente e armatore può scegliere la configurazione che più preferisce e posso quindi mettermi al timone comodamente seduto, puntando i piedi sul gradino strutturale in basso. Vedo che il timone stesso è ben raggiungibile davanti a me, ma soprattutto guardate la plancia che consente di avere tutto sotto controllo senza dover spostare eccessivamente lo sguardo dalla navigazione, poiché la visibilità è davvero ottimale, c'è soltanto il montante che scarica centralmente, ma di fatto abbiamo una visibilità a 360 gradi e soprattutto anche nella zona di poppa riusciamo ad avere pieno controllo di ciò che avviene intorno a noi, quindi ottimo anche in condizioni di ormeggio in totale autonomia. Non manca lo spazio per gli oggetti, qui c'è una prima tasca con anche presa USB per poter caricare lo smartphone e lasciarlo soprattutto ben protetto anche durante la navigazione, ma c'è un ulteriore recesso posizionato qui superiormente a fungere proprio da svuotatasche e quindi poter tenere tutto rapidamente a portata di mano in plancia di comando. Ovviamente anche la configurazione degli strumenti è customizzabile su richiesta, qui troviamo i correttori di assetto, un display Garmin ultra wide con lo stereo sulla sinistra, mentre gli interruttori on-off sono disposti su più livelli, ma anche qui l'utente può customizzarlo come più comodo proprio per poter gestire in totale autonomia la barca senza dover distogliere lo sguardo, poiché basta soltanto memorizzare la posizione degli strumenti. In questa zona c'è anche la possibilità di dare supporto a una terza persona. Il cantiere ha scelto di non dotare la postazione di un terzo sedile, ma di sfruttare un comodo poggiareni per dare maggior linearità e maggior pulizia visiva e soprattutto non ridurre la visibilità all'interno della cabina e quindi creare un'unica continuità visiva tra l'interno e l'esterno, ma lo vedremo più avanti entrando dentro. Arriviamo quindi sul passavanti simmetrico, quindi possiamo scegliere entrambi i lati per poter procedere nella zona di prua. Vi mostro questa battaiola davvero immensa, guardate qui, altissima, che ci dà tanta protezione. C'è una galloccia qui per l'ormeggio proprio per poter agevolare tutte le condizioni di manovra, ma soprattutto ci viene in aiuto questa maniglia ottenuta dal profilo in acciaio che segue l'intero perimetro del parabrezza, che ci dà tanta sicurezza, quindi possiamo avere un doppio punto di forza per poter salire il doppio gradino e accedere sul passavanti. Guardate qui, larghezza costante, quindi riusciamo a camminare senza nessun tipo di problema e arrivare quindi nell'area di prua, come da tradizione Idea Marine, interamente rivestita di cuscini, anch'essa ai massimi livelli per la categoria, perché guardate qui quanto spazio c'è in questa zona anteriore, con lo scudo realizzato con la tappezzeria nella porzione anteriore del cassero a dare supporto e far fungere non solo da chaise longue ma anche da seduta, perché guardate la superficie orizzontale che è più che omogenea, quindi possiamo letteralmente sederci e quindi poter comodamente rilassarci in questa zona anteriore che, vi ripeto, è davvero incredibile. All'estremità anteriore c'è il musone in vetroresina, anch'esso rivestito in rivestimento EVA per dare appunto il massimo comfort in caso di ormeggio di prua, e soprattutto ci viene in aiuto il gradino ottenuto sulla congiunzione della battaiola proprio per agevolare tutte le condizioni di ormeggio, con ovviamente doppia galloccia da un lato e dall'altro per tutte le fasi di ormeggio. In più, al di sotto di questo portello c'è l'accesso al vano dedicato all'ancoraggio. Ovviamente notiamo la presenza del vericello quindi non visibile direttamente dalla plancia di comando, ma c'è qui il controller remote proprio per poter permettere a una persona di stare qui comodamente e osservare lo scorrere della catena, oppure possiamo optare per l'installazione di una telecamera e quindi monitorare lo scorrimento e poter intervenire autonomamente direttamente dalla plancia di comando. Ma ora ritorniamo verso poppa, vi mostro il passavanti controlaterale proprio per mostrarvi la facilità di movimento a bordo. Guardate l'utilità del supporto della battaiola alta ed entriamo all'interno. L'ingresso in cabina avviene sul lato di sinistra della postazione di comando tramite porta scorrevole. Vediamo che entrando ci sono 3 gradini e guardate subito quanto sono ampi, soprattutto riusciamo a appoggiare il piede senza alcun tipo di problema, perché guardate occupano l'intera larghezza dell'ingresso, e sulla sinistra notiamo subito la presenza del pannello elettrico per poter accedere rapidamente alle utenze e avere il pieno controllo, mentre inferiormente c'è il frigorifero. Entriamo quindi, i gradini ovviamente aiutano a ridurre il dislivello perché c'è una notevole
ulteriore profondità proprio per dare maggior vivibilità, con sulla sinistra la presenza di mobili, ripiani e portelli dove poter riporre tutto il necessario, e guardate anche la presenza delle vetrate che danno tanta luminosità all'interno, e quindi riusciamo a gestire la luminosità e la reazione grazie anche all'installazione degli oblò. A prua è posizionata area living in questo allestimento dotata di tantissimi cuscini, quindi si viene a creare un vero e proprio letto matrimoniale, ma dal momento che possiamo rimuovere il cuscino e sollevarlo si può generare un vero e proprio salotto interno con tavolo centrale, e possiamo sfruttare anche la comoda imbottitura di tutta la tappezzeria che segue l'intero perimetro di questa zona proprio per aumentare il comfort. Anche qui non manca lo spazio di stivaggio con portelli, pensili e accessori vari per poter alloggiare tutto il materiale, oltre alle già citate murate e oblò con regolazione anche della luminosità, dal momento che possiamo installare delle comode tendine. Vi mostro inoltre l'altezza interna, guardate, davvero incredibile per questa categoria di imbarcazione, altezza quindi pienamente sfruttabile. Anche nella porzione anteriore, sebbene ci sia il cuscino in questo caso, io posso tranquillamente muovermi in tutta la porzione principale, quindi un disimpegno davvero incredibile. Mentre in cabina separata c'è il bagno installato sul lato di dritta. Vediamo subito che entrando c'è il lavabo posizionato lungo la murata con relativa vetrata e oblò anche qui per far circolare l'aria e ridurre al minimo l'umidità. Cassetti, portelli e pensili per riporre tutti gli oggetti, e notiamo anche la presa a 220 proprio per poter utilizzare anche l'asciugacapelli in questa zona privata della barca. Verso poppa invece c'è la cabina doccia separata, vedete, con un ambiente dedicato, dal momento che c'è questa porta abbattente che si può chiudere letteralmente, quindi abbiamo due veri e propri ambienti dedicati qui all'interno del bagno, con WC installato verso poppa lungo la murata. Ovviamente su richiesta possiamo richiedere anche l'installazione di un pannello superiore proprio per creare una comoda seduta o un ulteriore supporto dove poter poggiare gli oggetti. Ma in questo allestimento notiamo la presenza della doccia con relativo soffione per poter fare la doccia esattamente come se fossimo a casa, e vi mostro anche qui l'altezza interna perfettamente sfruttabile e vivibile, dal momento che è esattamente identica al resto della cabina principale. Ma ora ritorniamo verso poppa e vi mostro qui tramite questa porta l'ingresso della cabina armatoriale quindi posizionata a poppa esattamente come su una barca di grandi dimensioni, dal momento che il cantiere ha scelto di isolare gli ambienti. Notiamo che all'ingresso c'è subito lungo la murata di dritta la presenza di un comodo divanetto con un pensile in alto, ma guardate qui l'altezza incredibile in questa prima zona, dal momento che c'è un ulteriore gradino proprio per dare maggior profondità all'ambiente, mentre poi si va ad abbassare perché siamo al di sotto del piano di calpestio, ma guardate, quando sono seduto io riesco a stare quasi del tutto con la schiena eretta in questa prima porzione. Poi ovviamente si va ad abbassare, ma guardate quanto spazio c'è, poiché il cielo è perfettamente costante come livello, quindi non abbiamo nessun tipo di difficoltà nel rilassarci a bordo. Quindi layout con letto matrimoniale qui installato che occupa l'intera larghezza interna, con ai lati altri pensili, tasche portaoggetti dove poter riporre praticamente di tutto, e anche qui notiamo la presenza della vetrata con un primo blò, mentre l'altro si trova all'interno della murata controlaterale. Quindi abbiamo una barca di fatto di 10 metri con due ambienti perfettamente indipendenti, bagno in cabina separata. In questo modo il cantiere ha scelto di differenziare le finalità d'uso, quindi possiamo vivere pienamente questa prima zona esattamente come se fosse un salotto interno, e all'occorrenza dotarlo della possibilità di diventare letto come in questo caso, ma la cabina armatoriale è totalmente divisa dal resto degli ambienti, quindi possiamo perfettamente vivere la barca non solo in ottica uscite quotidiane, ma anche per lunghe crociere per 4 persone. E quindi, cari amici, questa è l'idea Marine 100. Come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre, per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The Sea Team!